Buongiorno a tutti amici, bentrovati per un nuovo video. Se non lo sapete, questo film è stato tratto da una storia vera del veterano Ron Kovic, interpretato da Tom Cruise. Il 4 luglio in America è festa nazionale, si festeggia infatti il giorno dell'indipendenza, ovvero l'adozione della dichiarazione di indipendenza con la quale le 13 colonie si distaccarono dal Regno di Gran Bretagna, governato all'epoca da Giorgio III, il 4 luglio 1776. Se parliamo del 4 luglio, il primo film che ci viene in mente è nato il 4 luglio di Oliver Stone, con protagonista Tom Cruise. Il film vede al centro Ron Kovic, un ragazzo americano nato il 4 luglio 1946, che decide all'età di 18 anni di arruolarsi nei Marines. Diventato sergente del 1967, parte per combattere la guerra in Vietnam. È un film duro e violento, non adatto a tutti, ma se vi piace il genere è da non perdere. Un po' datato, ma lo ridanno spesso anche in questi giorni e quindi, visto che siamo nel periodo, ho pensato di proporlo. Se ve lo siete perso, andate a cercarvelo perché è veramente molto molto bello. Nato il 4 luglio, è stato candidato a 8 e ha vinto 2 premi Oscar, miglior regia e miglior montaggio, oltre a numerosi Golden Globes. Forse non tutti sanno che il film si basa per davvero sulla vita del veterano di guerra Ron Kovic. Il titolo originale è Born on the 4th of July, appunto guardato il 4 luglio, ed è l'autobiografia scritta e pubblicata dall'ex marine Ron Kovic nel 1976. Ronald Lawrence Kovic è nato il 4 luglio 1946 a Ladysmith, nel Wisconsin, da una famiglia di fede cattolica e di stampo patriottica. Suo padre Eli, commesso in un negozio di alimentari, era di origini croate, mentre sua madre Patricia Lamb era una casalinga di origini irlandesi. Maggiore di 5 fratelli, ha trascorso gran parte della sua giovinezza a Massapequa, nello stato di New York. I suoi nonni, zii e parenti si sono sempre battuti orgogliosamente per la patria e fin da ragazzino gli hanno imbottito la testa con il patriottismo. Infatti nel film c'erano tutte le fotografie dei parenti, degli zii in divisa militare, la bandiera americana ovunque, eccetera. Erano molto fissati con queste cose. Essendo oltretutto nato il 4 luglio, quando c'è da difendere la libertà non può di certo esimersi. Nel settembre 1964, ispirato dal discorso di insediamento del presidente Lyndon Baines Johnson, Ronkovic si arruola volontario all'età di 18 anni nei Marines degli Stati Uniti, dove affronta un duro addestramento di 12 settimane al Marine Corps Recruit Depot di Paris Island, nella Carolina del Sud. Promosso con il grado di soldato scelto e diventato campione di Pasciap del battaglione, completa 8 settimane di addestramento al combattimento avanzato presso l'Infantry Training Regiment di Camp Lejeune nella Carolina del Nord. Nel 1965 viene trasferito a Norfolk in Virginia per un periodo di addestramento alle trasmissioni radio e viene assegnato al secondo battaglione artiglieria da campo. Nel settembre 1965, come membro dei Marine, Ronkovic si offre volontario per essere inviato in prima linea in Vietnam durante la guerra e nel giugno del 1966 viene inquadrato nella compagnia Bravo, dove ha preso parte ad un totale di 22 operazioni di ricognizione contro i soldati nord-vietnamiti. Il 15 gennaio 1967 fa ritorno a casa dopo 13 mesi di servizio e viene assegnato di guarnigione a Sherry Point, nella Carolina del Nord. Nell'ottobre di quell'anno, promosso con il grado di sergente, viene spedito per un secondo turno di combattimento nel Vietnam del Sud con l'incarico di comandante di pattuglia, dove nel corso di un agguato nei pressi di un villaggio situato lungo il fiume Qua Viet uccide accidentalmente un suo commilitone caporale. Il 20 gennaio 1968, durante un pattugliamento con la sua squadra di ricognitori del battaglione nella zona demilitarizzata a nord del fiume Quavieti, in prossimità del villaggio Mailok, Ronkovic e i Marines rimangono coinvolti in un combattimento da parte delle truppe nord-vietnamite e da un battaglione Viet Cong intenti a rastrellare il villaggio.
Abbandonato dalla maggior parte del suo reparto, Kovic viene colpito da una pallottola al piede sinistro, strappandogli la parte posteriore del tallone, per poi essere raggiunto da un altro proiettile che gli ha attraversato la spalla destra, un polmone e infine la colonna vertebrale, che lo ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Dopo essere stato soccorso da un marine sotto il pesante fuoco nemico, viene trasportato a bordo di un elicottero e in seguito ricoverato nella sala operatoria di un ospedale da campo. Dopo aver trascorso una settimana nel reparto di terapia intensiva, viene ricoverato presso il St. Albans Naval Hospital del Queens e per il servizio suo sul campo di battaglia e per le ferite riceve la Bronze Star Medal e la Purple Heart. Tornato a casa e congedato con onore, Ronkovic si è ritrovato a confrontarsi con le difficoltà dell'inserimento nella vita civile e con il proprio handicap che sembrava non interessare a nessuno. Si ritrova abbandonato da tutti, dalla fidanzata, dagli amici e soprattutto dal suo paese e dal sistema. Scoraggiato, in questo periodo ha sofferto di incubi, di depressione e di alcolismo. A un certo punto ha deciso di dedicarsi all'attivismo pacifista. Nel corso della sua attività ha subito un totale di 12 arresti. Nel 1974 Kovic ha capeggiato un gruppo di veterani del Vietnam in uno sciopero della fame di 17 giorni all'interno dell'ufficio del senatore di Los Angeles, Alan Cranston. Nel 1976 ha pubblicato la sua autobiografia, nato il 4 luglio appunto, ed è diventato relatore della convention del Partito Democratico, svoltosi a New York il 12 luglio 1977. Viene arrestato durante una manifestazione di 191 studenti alla Kent State University. Dal 1990 al 1991 Kovic ha partecipato a numerose manifestazioni contro la guerra del Golfo, scoppiata un anno dopo l'uscita del film, nato il 4 luglio. Dal 2003 al 2011 si è opposto alla guerra d'Iraq e nel mese di novembre 2003 è andato a un ricevimento organizzato a Londra presso il municipio del sindaco Ken Livingstone. Il giorno dopo ha guidato una marcia di manifestanti a Trafalgar Square contro la visita del presidente George W. Bush e la guerra in Iraq. Attualmente Ronkovic vive a Redondo Beach in California e passa le sue giornate scrivendo, dipingendo, suonando il pianoforte e curando il giardino. Non ha figli e non si è mai sposato, sebbene abbia avuto una lunga relazione con la scrittrice Connie Panzarino. Il film è stato arricchito con qualche parte in più, ma è abbastanza fedele al libro. Quindi la storia è quella che vi ho raccontato adesso. Vi consiglio assolutamente di vederlo se vi piace il genere, perché è un film bellissimo che ridanno tutti gli anni in questo periodo. Bene amici, anche per oggi è tutto. Se ve lo siete perso vedetelo, mi raccomando. Grazie per la visione del video. A presto, ciao.